Finisce qui, Genoa 2, Inter 2, parte con un pareggio. La stagione 24-25 dell'Inter, campione d'Italia in carica, un pareggio amaro per come è maturato con un calcio di rigore nel finale di Messias, un Inter che va sotto, riesce a ribaltarla, a portarsi sul 2-1 e poi si fa pareggiare con disattenzioni difensive, una fase difensiva che già nelle amichevoli estive aveva fatto vedere qualche lacuna, qualche difficoltà. Oggi delle disattenzioni soprattutto in una partita in cui l'Inter, secondo me, Simo, per quello che è stato prodotto avrebbe meritato di più. So che scatenerò i commenti con questa mia affermazione, ma diciamo, potremmo definirlo quasi episodico come pareggio per come è arrivato. Detto che il Genoa ha fatto una grande partita, quindi vanno fatti i complimenti al Genoa per una grande organizzazione difensiva, hanno saputo gestire i vari momenti della gara e attaccarci quando abbiamo nei momenti giusti e nei modi giusti. Quindi il Genoa si porta a casa un punto facendo del loro meglio, con qualche assenza, con una squadra rivoluzionata nelle ultimissime giornate, e l'Inter era riuscito a portarsi meritatamente in vantaggio, e poi nel finale c'è stato un po' un blackout totale in difesa, bis con un intervento da rivedere con la mano concede un calcio di rigore su cui poi sono anche fortunati, perché sulla respinta Sommer lo aveva parato, Messi sulla respinta si trova il pallone sui piedi. Sì, partiamo dalla fine, nel senso mi accodo ai complimenti al Genoa perché comunque l'uniche volte in cui li ho visti veramente in sofferenza sono stati negli ultimi 15 minuti del primo tempo, mentre nella ripresa, pur con un Inter che ha provato a spingere, che poi era anche tornato in vantaggio, non ho percepito, cioè ho percepito un Genoa comunque il più possibile concentrato, compatto e organizzato, quindi onestamente si parla di sport e quando uno fa bene gli si fanno i complimenti. Detto questo, concordo con la tua lettura, cioè io l'ho detto un po' sorridendo, ancora prima che capitassero gli ultimi 2-3 eventi giganti del finale, ma oggi all'Inter onestamente la fortuna è completamente mancata, nel senso che in ogni situazione mezza e mezza tutto sommato è andato bene a loro, del primo gol con la palla che va sulla traversa e rientra sui piedi di Vogliacco, al rigore dato a noi che giustamente non c'era ed è stato tolto, al rigore dato a loro che giustamente c'era, ma anche lì una giocata abbastanza particolare di Bissek, un sacco di rinvii di Sommer imprecisi sui piedi dei giocatori del Genoa, il fuorigioco sul gol annullato, il primo, cioè quello annullato di Marco, di Darmian, cioè tutte piccole cose che per carità ci stanno, non è che si fanno colpe né altro, però quando sono così numerose si notano, diciamo. Potevamo vincerla perché nel primo tempo, ripeto, nella parte finale abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo sfruttato. Potevamo vincerla perché banalmente fa il gol del 2-1 a 3 minuti dalla fine, o quello che è, no? 8 minuti dalla fine, e poi nel finale un infortunio, come si dice in questi casi, anche se non è un termine corretto secondo me, di Bissek, comporta questo pareggio con annesso ennesimo episodio sfortunato perché pari il rigore e sulla ribattuta ti fanno gol. Dispiace, non è la prima volta che non si vince a Genova, anzi con Inzaghi non si è mai vinto a Genova, l'anno scorso il Genoa in casa ha perso col Milan e poi non ha perso contro nessun'altra big, quest'anno ha cambiato qualcosa, però è rimasta con un impianto bello strutturato, bello organizzato, non è un punto che butto via, anche se mi fa rosicare per come arriva, ovviamente, però sinceramente la prima giornata non è un punto che butto via. No, diciamo che non sono sorpreso di pareggiare qui, nel senso che sapevamo le difficoltà che avremmo trovato in questa partita. Io, Simo, però guardo la partita, adesso siamo ancora caldissimi perché la partita è finita da pochissimi secondi, ma la sto rielaborando un po' a freddo e vedo un Inter che in difesa c'è stata un po' di superficialità secondo me in alcune cose da parte di Acerbi e Sommer, che inizialmente sono stati probabilmente i due peggiori dell'Inter. E poi comunque una volta che vai sotto l'Inter la va a pareggiare subito in pochi minuti e questo già è un grande segnale dal mio punto di vista. Aumenti la pressione, ti meritavi il vantaggio che per casualità non sei riuscito ad ottenere. Nel secondo tempo riparti più o meno con lo stesso stile di gioco e
vai a trovare il 2-1 grazie anche alle variazioni che sono state portate in questa partita, perché è entrata Remi, ti porti al 3-4-3 sostanzialmente, o giù di lì, con Lautaro che magari veniva un pochino più tra le linee, e questi cambi comunque sono riusciti ad allargare la difesa avversaria, hanno favorito quel doppio inserimento con Frattesi e Thuram, da cui arriva il 2-2. Quindi le mosse a gara in corso ti avevano permesso di portarti in vantaggio e di andare in vantaggio. Poi siamo in una fase ancora molto iniziale della stagione. Dal punto di vista fisico chiaramente non sei al top, è inevitabile che più vai avanti, più subentrano delle difficoltà, e a un certo punto della gara devi fare delle scelte anche sui giocatori dal punto di vista fisico. Probabilmente oggi ci fosse stato Zielinski, sarebbe entrato e sarebbe stato molto utile, perché poi quando devi sostenere le tre punte davanti, a centrocampo stavamo andando un pochino in difficoltà. Inzaghi punta su Aslani e Aslani oggettivamente entra male. Non mi è piaciuto proprio per nulla l'atteggiamento di Aslani, già da come batte quel calcio d'angolo che non si è capito come l'ha battuto, e poi si era visto che era molto nervoso anche nel finale. In generale è stata poi una partita piuttosto nervosa da un certo punto in poi. E mi dispiace perché ci sono diversi errori soprattutto individuali, ecco, in questa gara, che abbiamo pagato a caro prezzo. Sul primo gol Sommer assolutamente fa un intervento che non capisco bene, e sulla respinta Acerbi è in ritardo, poi lui guarda Bissek, anche Bissek magari poteva arrivare prima, ma Acerbi lì è in ritardo ed è il suo uomo che fa gol. E anche nel finale comunque si è vista proprio che Bissek stesso, poi sarà un tema probabilmente di questa gara, era andato un po' in tilt, un pochino in difficoltà. Dispiace perché è la classica partita in cui non converti le occasioni che crei, e vieni punito forse più del dovuto, detto che il Genoa comunque ci ha creduto fino alla fine, e di carattere sono riusciti a portarla a casa. E in questa primissima parte di stagione è un po' il carattere, questo tipo di motivazioni che vanno ancora di più delle gambe, assolutamente. Sicuramente sì, dopodiché io capisco che si voglia sempre cercare di trovare il colpevole, si voglia sfogare la rabbia, però dobbiamo fare pace con l'idea che il calcio è uno sport anche molto episodico, e fino a 2 minuti dalla fine, se Bissek non va con la mano a colpire di testa in maniera inspiegabile, la partita la vinci. Quindi non si può piegare ogni singola analisi, ogni singolo giudizio al dettaglio come questo, che poi nel risultato chiaramente cambia, ed è quello che conta, perché oggi l'Inter va a casa con un punto e non con 3, ed è giusto così. Però poi, se si vuol fare l'analisi, si deve guardare tutto. E se l'Inter la porta a casa col 2-1, io sono estremamente contento, perché ho visto una squadra che è andata sotto, che l'ha rimontata con le sue armi. All'inizio, come hai detto prima, ha pareggiato anche in maniera discretamente rapida dopo una decina di minuti. Nella ripresa ci ha messo magari un po' a carburare, poi con gli inserimenti e con i cambi ha spostato le pedine giuste, ha trovato il gol. E poi nel finale è arrivato questo episodio sfortunato, però cioè, se devo fare a cambio tra la prestazione dell'Inter e del Genoa, oggi non lo faccio, perché comunque secondo me l'Inter ha fatto meglio, compatibilmente con i valori. E il calcio è quello sport in cui, anche da partite che hanno degli sviluppi di un certo tipo, magari il risultato non corrisponde. E visto che siamo alla prima giornata, tra il ribaltare tutto e il dire che arriveremo ottavi, come ovviamente molti stanno facendo, ma ormai siamo abituati e l'ora a leggere di tutto, io mi tengo il punto e dico speriamo che oggi il Milan non batta il Torino, ma se anche fosse, amen, e, e vediamo alla prossima. Non so, è una maratona fatta di 38 chilometri, che sono le partite. Di solito non si giudica dopo il primo, però ognuno fa come preferisce. Leggo un po' di commenti in chat. Il problema non è Bissek, ma sono persone come Aslani, Darmian e Acerbi, dice Francesco. Su Darmian ho letto tanti commenti negativi che francamente non condivido. A Lockheed, episodico sì, ma togliere il centrocampo quando hai le gambe pesanti è un semisuicidio. Questo lo dicevo anch'io, infatti. Mi dispiace, ma diciamo, o comunque no, mi dispiace. Qua è il tema. È entrato Aslani, doveva darti quella sostanza in più, non te l'ha data e hai consegnato totalmente il centrocampo. Piero, ragazzi, ma per chi si lamenta per un pareggio a Genova, ricordo che anche l'anno scorso abbiamo pareggiato, e tra l'altro la partita fu anche abbastanza simile, forse questa nei toni per come è andata la gara accende ancora di più i commenti probabilmente, però era stata simile comunque, anche quello un pareggio episodico.
Massimo scrive: il rigore parato, dai, meritavamo di vincere, ma Marassi ci sta. Saverio: quanto disfattismo nei commenti, tutte le squadre devono carburare. Francesco: per me il punto di oggi è decisamente episodico, siamo alla prima ma abbiamo dimostrato di avere un grandissimo carattere. Calelle dice: pensa che stava mettendo Pavard prima del rigore e poi ha cambiato idea mettendo Aslani. Qua Simo è un tema, perché poi purtroppo Bissek finisce nel mirino perché commette l'errore e quindi uno dice doveva mettere Pavard come effettivamente Inzaghi aveva pensato. Però l'idea di rinforzare il centrocampo lo stesso non è sbagliata, quindi anche le responsabilità di Aslani secondo me vanno dette in termini di quello che non ha portato lì in mezzo. Però ragazzi, cioè, se vogliamo fare anche un po' di pagelle, Bissek ha fatto bene, però si è visto come si è alzato il livello dell'incontro dal punto di vista difensivo, delle difficoltà le palesa, ed è quello che sapevamo, quindi dalla prossima se gioca Pavard non mi sorprendo. Sì, e non mi sorprendo nemmeno se rimane Bissek, perché alla fine sono percorsi di crescita, ha fatto un errore, che poi l'errore più grave è l'episodio sfortunato, perché Sì. torno a dire, se non fa quella roba lì, stiamo commentando un 2-1, e voglio ribadire per essere chiaro, non è un modo per sminuire il Genoa, al quale rifaccio di nuovo i complimenti, perché è ogni anno una squadra sempre più ostica e ogni volta che da interista l'affronto sono preoccupato e l'hanno dimostrato anche oggi il motivo. Però alla fine è così, cioè se Bissek non fa quella roba lì che è inspiegabile, stiamo commentando un 2-1 con una prestazione tutto sommato anche discreta, luci ed ombre da parte di qualcuno, ma tutto sommato ho visto inizi peggiori e ho visto prestazioni peggiori. Poi su quella questione di Pavard Aslani non ho capito bene nemmeno io, perché prima volesse mettere Pavard poi ha cambiato, però il fatto di mettere Aslani, cioè sono d'accordo quando dici si prenda anche la sua responsabilità il giocatore. Tu cambi Çalhanoğlu, metti Taremi, quindi passi al 3-4-1-2 per provare a vincerla, che è quello che chiediamo sempre a Inzaghi quando c'è un punteggio che non di pareggio, per esempio. Tutti vogliono sempre 3 punte. Trovi il gol, togli una punta e rimetti un centrocampista, è la cosa più lineare del mondo. Quindi cioè, non possiamo, secondo me, mia opinione, per carità, però non possiamo incolpare Inzaghi perché mette Aslani in questo contesto. Che doveva fare? Rimanere con 3 punte, uno peraltro cottissimo, Lautaro, mentre il Genoa aveva gli ultimi 5 minuti per cercare l'assalto. È evidente che fai questa cosa. Poi dopo in campo non va Inzaghi, va la sua idea e ci va il giocatore. Non lo so, allora io la vedo così. Top e flop di questa partita, Simo? Io ci metto Sommer e Acerbi, probabilmente come delusioni in questa gara. Sommer l'ho visto un po' impreciso, anche su un'uscita in campo aperto, non si è capito se usciva oppure no. E non so, tu ne hai altri? No, allora i principali sicuramente loro, secondo me ci va anche Bissek, perché comunque l'episodio decisivo c'è, poi non è un 4, per carità, però anche Di Marco non mi ha convinto fino in fondo, onestamente. Sì, questi. E anche Mkhitaryan poteva fare meglio. Non il miglior Mkhitaryan, sì. Eh. E migliori? Thuram, fuori da ogni dubbio, c'è poco da dire, doppietta, ha fatto una partita totale a tutto campo. Poi Frattesi è È entrato... entrato benissimo e ancora una volta ha dimostrato che sta migliorando su certe situazioni. Per chi ha visto la partita ha capito quali, al di là dell'assist, ma pure quello. Sì, direi loro, perché poi vabbè, Anche Dumfries Barella ha fatto una partita a tutto campo, però. per Ha fatto continuità l'assist. è una garanzia. Questi sono quelli che metto un po' in evidenza. Va bene, ragazzi, adesso vediamo che fanno le altre. Se dovremo rincorrere, rincorreremo. E l'importante adesso è ripartire subito in casa contro il Lecce. La prossima sarà una partita tosta contro un avversario che lo stesso si difende molto bene e farà della fase difensiva il loro punto di forza. I numeri: 68% possesso palla per l'Inter, 17 tiri totali, 8 in porta. Anche questo è uno, Simo, dei dati da analizzare. Su 17 tiri 8 hanno centrato la porta, loro su 12 tiri 7 hanno centrato la porta. Siamo stati poco precisi, di occasioni le abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate. Ripartiamo da qui e miglioriamo dalla prossima. Mi raccomando, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club.